Oggi andiamo a realizzare questo bellissimo cappello Beni in lana con trecce e pompon. È molto caldo, molto elegante, da neve, nessuno potrà più farne a meno, chiunque ve lo vedrà indossato ve lo chiederà. È davvero molto bello. Presenta un risvolto elastico, 6 trecce separate da 4 mezze maglie alte. Nella parte alta le 4 mezze maglie alte vanno a restringersi, quindi diventano 3 e poi una. All'ultimo giro sarà solo di trecce, non ci saranno più le maglie di separazione, quindi l'arricciatura è poco evidente, il cappello tende a stringere sopra naturalmente. Io spero che vi piaccia fare questo lavoro, imparerete pure a fare il pompon con il video che vi metto nelle schede in descrizione. Io spero che questo video vi piaccia, che vi spinga a iscrivervi al canale, che è una cosa del tutto gratuita e non impegnativa, e a vedere anche tutti gli altri miei video. Questo video lo potete guardare anche solo per imparare a fare le trecce, che poi userete per moltissimi lavori tipo maglioni o sciarpe, altri cappelli, altri modelli di cappello. Potete usarlo per mille cose. Vi lascio al tutorial e vi invito di nuovo all'iscrizione al canale. Grazie. Abbiamo bisogno, io per il filato ho usato Knitti 4 della DMC, in 50 grammi ci sono 140 metri, richiede l'uncinetto numero 4, ferri numero 4, è davvero morbido e bello. Ho usato l'uncinetto numero 6 per la prima parte, dopo il 5,5, un paio di forbici e come sempre l'ago da lana con la cruna larga. Cominciamo il nostro lavoro facendo il cappietto come sempre, così come vi mostro, e facciamo una catenella di 17 maglie, deve essere 10 cm di lunghezza. Arrivati alla lunghezza che vi ho indicato di 10 cm, torniamo indietro, faccio un'ultima catenella per voltare e lavoriamo a punto basso fino a tornare all'origine della catenella. Arrivati a questo punto facciamo una catenella per girare e inserendomi al centro dell'asola lavoriamo a punto basso in costa retro, quindi entro al centro dell'asola, esco dietro al lavoro, pesco il filo e realizzo il punto basso. Questo serve per dare elasticità al lavoro. Arrivata alla fine del giro, realizzo una catenella, torno indietro e ripercorro esattamente allo stesso modo il giro di ritorno. Continuerò a fare questo, i giri di andata e ritorno, fino ad arrivare alla lunghezza necessaria, cioè deve girare intorno alla testa comodamente. Chiudiamo il nostro elastico inserendo l'uncinetto sul davanti e sul dietro del lavoro, inizio e fine, e chiudendo a punto basso. Entro
qui sul davanti, prendo anche la catenella iniziale e faccio il punto basso, questo fino ad arrivare all'altro capo del giro. Arrivata alla fine faccio l'ultimo punto basso e sono arrivata alla parte superiore. Ho chiuso a cerchio l'elastico e sul dritto del lavoro non si vede assolutamente niente, non è visibile la parte della cucitura. Ora facciamo l'inizio del cappello, che sarà un tutt'uno con con l'elastico. Ci accertiamo di cominciare il dritto del cappello tenendo l'elastico dal rovescio ed iniziamo a lavorare. Entreremo in ciascun giro dell'elastico al centro dei giri, quindi mi alzo con 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto ed entro al centro del giro e realizzo mezze maglie alte. A fine giro dobbiamo avere un numero di mezze maglie alte che sia multiplo di 10. Quindi ecco, mi inserisco qui al centro, mi accerto di prendere almeno 2 asole del giro in modo da evitare che si formino dei fori, dei buchi. Io continuo così fino a fine giro. Ho fatto 2 giri a mezza maglia alta. Nel fare questi 2 giri ho regolato il numero delle mezze maglie alte portandole a un multiplo di 10. Quindi nel mio caso ho 60 mezze maglie alte. Cominciamo il punto triccia. Ci alziamo con 2 catenelle. In questo caso le 2 catenelle non sono un punto, quindi non le contiamo, servono solo ad iniziare il giro senza creare un vuoto. Dopo aver fatto le 2 catenelle di inizio giro, facciamo i primi 4 punti a mezza maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4. Poi prendiamo il filo 3 volte sull'uncinetto e saltando 2 mezze maglie alte entriamo nella terza del primo giro, quindi scendiamo giù di un giro e la prendiamo a rilievo davanti, quindi passandole dietro con l'uncinetto, peschiamo il filo e lavoriamo la tripla maglia alta. Di nuovo 1, 2 e 3, andiamo nella mezza maglia alta accanto e lavoriamo una tripla maglia alta. Ora prendiamo 3 volte il filo sull'uncinetto passando dietro, torniamo sulla prima delle 2 mezze maglie alte che abbiamo saltato e lavoriamo la tripla maglia alta, doppia asole e l'ultima. Di nuovo 1, 2 e 3, entriamo nella mezza maglia alta accanto, passando dietro alle triple che abbiamo fatto e chiudiamo il punto. Abbiamo così creato il primo dei nostri incroci.
prendiamo questa volta 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoriamo una maglia alta doppia, sempre a rilievo davanti e sempre nel primo dei 2 giri di mezze maglie alte. Abbiamo ottenuto così il rilievo della treccia. Ora proseguiamo a mezza maglia alta per i successivi 4 punti, quindi 1, 2, 3 e 4. Di nuovo abbiamo 2 mezze maglie alte da saltare e 2 da lavorare nel primo dei 2 giri di mezze maglie alte. Quindi prendiamo il filo 3 volte sull'uncinetto, dovremo lavorare quest'altra subito dopo, scendiamo giù, abbiamo saltato queste 2, andiamo nella terza e prendendo il punto da dietro, quindi creando un rilievo in avanti, realizziamo la maglia alta tripla, la seconda maglia alta tripla accanto, di nuovo 3 volte il filo sull'uncinetto, passando dietro andiamo nella prima delle 2 mezze maglie alte che abbiamo saltato e la lavoriamo a rilievo davanti, di nuovo 1, 2 e 3, prendiamo l'altra mezza maglia alta che abbiamo saltato e la lavoriamo a rilievo e poi 2 volte il filo e prendendo la mezza maglia alta a rilievo davanti lavoriamo la maglia alta doppia e di nuovo una maglia alta doppia. Proseguiamo così quindi con questi intrecci per tutto il giro. 4 mezze maglie alte, 2 maglie alte triple incrociate davanti, 2 maglie alte doppie accanto dritte. Arrivati a fine giro chiudiamo a maglia bassissima. Ora il giro successivo è di solo mezze maglie alte, punto su punto, quindi entriamo nel punto normalmente e lavoriamo mezza maglia alta. Fino a fine giro. Arrivata alla fine del giro delle mezze maglie alte, le ho contate, sono 60, devono essere sempre nello stesso numero, attenzione, chiudo a maglia bassissima, mi alzo con 2 catenelle, realizzo a seguire altre 3 mezze maglie alte, e poi qui faccio gli incroci. Qui ho fatto l'incrocio a destra, quindi ora non faccio l'incrocio ma le 2 maglie alte doppie a rilievo davanti prese sulle maglie del giro degli incroci, il giro precedente. Ecco, ora dobbiamo fare l'incrocio, quindi facciamo 2 maglie alte triple qui sulle maglie alte doppie, quindi 1 e 2, e poi incrociamo sul davanti,
e andiamo a ripescare le 2 maglie che sono rimaste senza lavorare là dietro, quindi 3 volte il filo sull'uncinetto, passando davanti, prendo a rilievo le maglie del giro precedente e le lavoro di nuovo. 1 2 e 3. C'è quest'altra maglia da lavorare, la lavoriamo. E abbiamo fatto l'incrocio, quindi prima il primo incrocio sulla destra, poi sulla sinistra. Questo è il giro che si alternerà. Poi a seguire abbiamo le 4 mezze maglie alte, quindi 1 2 3 e 4. Ripetiamo giusto così per essere sicuri, quindi maglia alta doppia sulle prime 2 maglie a rilievo davanti, 1 e 2, 3 volte il filo sull'uncinetto, saltiamo queste 2, andiamo qui e la facciamo a rilievo davanti, una maglia tripla e un'altra ancora, di nuovo 3 volte il filo sull'uncinetto, questa volta passando davanti andiamo a ripescare la prima delle 2 maglie che abbiamo saltato e la lavoriamo a rilievo davanti tripla. 1 2 e 3. Andiamo a ripescarci la maglia che abbiamo tralasciato e la lavoriamo. Ecco il doppio incrocio che è stato fatto. Per essere sicuri che saltate il numero giusto di maglie, potete contare anche le maglie che avete dietro per verificare. Io uso sempre farlo per essere certa, quindi 1 2 3 4 5 6. Ora dobbiamo lavorare qui la prima delle 4 mezze maglie alte, quindi una, 2 3 e 4. Questo per evitare di accorgercene a fine giro quando è troppo tardi. Quindi saltate le 6 maglie, lavoriamo le 4 mezze maglie e poi gli incroci. A 23 cm di altezza totale decido di cambiare l'uncinetto, quindi dal numero 6 passo al numero 5,5. Questo per favorire la formazione della parte più stretta superiore del cappello. A 24 cm dall'inizio del nostro lavoro decido di cominciare le diminuzioni, quindi farò una diminuzione sulle mezze maglie alte di separazione delle trecce e vi faccio vedere come procederò tra ogni treccia. La prima mezza maglia alta, sulle successive 2 faccio la diminuzione, quindi prendo l'asola normalmente ma non chiudo il punto, prendo l'asola normalmente ma non chiudo il punto, chiudo insieme tutte e 3 le asole e poi la quarta mezza maglia alta normalmente. Così ho ottenuto la diminuzione. Farò questo su tutto il giro. Arrivata a 25 cm di altezza totale, io procedo con la diminuzione. Diminuisco le 3 mezze maglie alte che dividono le 2 trecce e procedo così.
sono all'inizio del giro, prendo il filo 2-3 volte e poi chiudo ad un unico punto. Poi ricomincio con la lavorazione delle trecce, quindi procedo normalmente sulla treccia, così come abbiamo fatto sino ad ora, con l'incrocio, e poi nella treccia successiva, tra le due successive trecce, quindi qui farò di nuovo la diminuzione. Sono tra le due trecce e quindi procedo alla diminuzione. 1, 2, 3 mezze maglie alte chiuse tutte insieme. Prendo solo un filo, non il doppio filo, perché così il punto mi viene meno in rilievo, meno evidente, e dunque la lavorazione risulta più leggera. Io procedo per tutto il giro ad alternare le trecce con la diminuzione. Sono arrivata a 26 centimetri totali di altezza, quindi ritengo che il cappello sia arrivato all'altezza giusta. Ho diminuito le mezze maglie alte da 4 a 3 a 1. Ora faccio l'ultimo giro solo di trecce per aiutare a restringere il cappello a punta. Non lavoro la maglia centrale, lavoro solo le trecce in modo da restringere il cappello e poi abbiamo completato. Finisco l'ultimo intreccio dell'ultima treccia del giro. A questo punto ho 36 punti lavorati sul giro. Li diminuisco nel giro delle mezze maglie alte a 2 a 2, rimanendo con 18 mezze maglie alte nel giro successivo, e così terminerò. Quindi mi chiudo sulla prima maglia a mezza maglia alta ed ho chiuso gli intrecci. Come vedete sta prendendo la sua forma, è proprio un cappello da neve, bellissimo, molto bello, mi piace tanto. Quindi voglio ribadire, faccio l'ultimo giro di mezze maglie alte, i punti sul giro a questo punto sono 36, io li riduco a 18 chiudendo le mezze maglie alte a 2 insieme. Vi mostro con la prima come faccio le 2 catenelle per alzarmi, prendo il filo sull'uncinetto e chiudo a metà la mezza maglia alta e chiudo a metà la seconda. A questo punto ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo insieme. Io questa cosa non l'ho fatta nelle diminuzioni delle mezze maglie di separazione, perché vi ho già spiegato, ho voluto evitare che si creasse troppa materia, troppo materiale, e quindi che diventasse un punto troppo evidente. Continuo così a diminuire a 2 le mezze maglie alte e poi ci vediamo per la rifinitura finale del nostro bene. Arrivata a fine giro, io faccio il punto di sicurezza, lascio una codina abbastanza lunga che servirà per chiudere il cappello nella parte superiore e per fissare anche il pompon. Faccio il nodo di sicurezza e stringo per bene, così.
ed ora passo il filo con l'ago tutto intorno e stringo. Ho infilato la codina nel lago, vi mostro come stringo il cappello. Passo l'ago a zig zag davanti e dietro ciascun punto dell'ultimo giro, passando esattamente sotto le asole. Vi mostro bene, metto il dito così vedete, passo davanti e dietro sotto le asole. Passo così in tutti i gruppetti di diminuzioni che abbiamo fatto e il cappello, la parte superiore, da a stringersi. Arrivata a fine giro tiro ed ottengo questo, quindi le trecce a questo punto confluiscono nella parte centrale superiore del cappello. Mi assicuro che resti tutto fermo e quindi preferisco fare un altro giro. Per questo è importante lasciare una codina che sia generosa nella lunghezza. Inoltre la fisso per evitare che possa muoversi, ma non la taglio. Quindi faccio un nodo di sicurezza centrale, così, ma non la taglio. Quindi lascio che resti così perché ora è la volta del pompon. Per la realizzazione del pompon vi rimando alla scheda che trovate su dove sono i 3 puntini, vi lascio anche il link giù in descrizione, così potrete realizzarlo. Io vado a realizzare il mio. Eccolo, è completo con le sue belle trecce e davvero molto bello. Si può indossare con il risvolto più alto così o anche più abbassato così, più comodo. È molto carino. Io spero che questo video vi sia piaciuto anche per la costruzione delle trecce e che si possono utilizzare anche per dei bei maglioni. Vi invito all'iscrizione al canale, vi saluto e vi lascio ai miei prossimi video. Ciao!